Ciao a tutti e bentornati sul canale Sotto la Lampada. Ci spostiamo sul brand Village Candle che si mostra in vesti inconsuete. Ecco la Dark Berries and Cedar. Non avete riconosciuto il brand dal packaging, vero? Ebbene sì, questa è una collezione tutta nuova, tutta diversa e siamo felicissime di parlarvene. Prima di partire mi raccomando iscriviti al canale perché se segui i nostri video e non ti iscrivi sei proprio cattivo. Per questo video ringraziamo Luisa di Comin2. Se siete di Torino o dintorni potete fare un salto in negozio e fare razzia, oppure potete acquistare ovviamente online approfittando del nostro codice sconto. Ora si parte con la recensione. La Dark Berries and Cedar fa parte della famiglia olfattiva fruttata speziata e la Village Candle ha tratto un poema per descriverla. Un weekend nella tua baita isolata è tutto ciò di cui hai bisogno per rinfrancarti dopo una lunga settimana. Rinfrancarti, che vabbè. I pavimenti in cedro consumati portano ricordi con amici e familiari. Prugne ricche e bacche scure addolciscono questa casa lontano da casa. E come? Vabbè, calde note di patchouli diffondono il comfort. A me fanno sempre un sacco ridere queste descrizioni. Andiamo con le note aromatiche che sono di testa prugna, di cuore frutti rossi e di fondo cedro, patchouli e muschio. Quest'anno la Village Candle ha finalmente lanciato una collezione proprio specifica e studiata per il pubblico maschile. Sappiamo infatti che tra i collezionisti di candele una buona parte è di sesso maschile. Inoltre sia donne che uomini possono non amare particolarmente fragranze più dolci e magari anche un po' stucchevoli. Oltretutto, proprio a tal proposito, il pubblico di Sotto la Lampada è maggiormente composto da signorini uomini. Per questo target quindi è uscita la collezione Gentleman's Collection, che comprende fragranze molto particolari e non scontate, caratterizzate da un packaging essenziale e lineare. La fragranza che andremo a scoprire oggi è appunto la Dark Berries and Cedar. La trovate in questo unico formato da 396 grammi, dalla durata, se accesa ovviamente a fiamma, da 50 ore. Se accese sotto la lampada, circa 50 mesi. No vabbè, scherzo, comunque sicuramente dura di più. Il prezzo di listino di questa meraviglia è di 24,99 €. La cera è di un viola molto scuro, intenso e profondo. L'etichetta è davvero molto essenziale, minimale e davvero elegante. Aprendo la giara si sente un profumo intenso e non dolce di prugna, frutti rossi, accompagnato da un alone legnoso e speziato. Non perdo tempo e vado subito a metterla sotto la lampada. Sotto la lampada la fragranza si apre in un ventaglio di note aromatiche sorprendenti che vanno oltre a quelle dichiarate in piramide olfattiva. La nota di testa e la prugna che assieme alla mora donano una dolcezza discreta alla profumazione. Le note di fondo sono quelle che sicuramente prevalgono nella piramide olfattiva. Oltre al legno di cedro, al patchouli e al muschio, si possono percepire note speziate come la noce moscata, il chiodo di garofano e il pepe nero. Potrebbe quasi ricordare una sorta di vin brûlé alla prugna, ma molto raffinato. Il fatto che vi siano molte note di fondo è proprio dovuto al fatto che questa fragranza abbia un'impronta maschile. L'immagine che questa profumazione va ad evocare è quella di un gruppo di amici che si ritrova magari per un aperitivo in una baita in montagna con un bel bicchiere di vino rosso e un tagliere di prodotti tipici che non guasta mai. Le stanze più adatte in cui mettere questa fragranza sono la tavernetta, la sala da pranzo o il soggiorno. È una profumazione prettamente adatta alla sera. Potrebbe assomigliare alla Haunted Hayride della Yankee Candle, ma senza nota affumicata e con una nota di mora più veritiera. Passiamo alla pagella. Per quanto riguarda l'intensità della fragranza sotto la lampada, 8 su 10. Per la veridicità delle note, un bel 10 su 10. Le note si sentono tutte e inoltre se ne sentono anche altre che non sono state dichiarate.
Per la complessità della fragranza 10 su 10. La profumazione è davvero molto articolata e complessa, con un ventaglio particolare di note di fondo. Io la trovo davvero deliziosa, mi ricorda anche un po' la Berry Cardamom, sempre della Village Candle, che è stata appunto uno dei miei primi amori di questo brand. Suggerisco l'utilizzo prettamente serale, non ve ne pentirete. E allora vi abbiamo incuriositi con questa perla della nuova linea Gentleman firmata Village Candle? L'avete già provata o ne avete provate magari altre di questa collezione che vorreste consigliarci? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ringraziamo ancora Luisa di Comin 2 e vi ricordiamo che potrete acquistare questa e altre Village Candle presso il suo store fisico ma anche online. Se volete uno sconticino potete utilizzare il nostro codice che mettiamo qui sotto nella descrizione. Ricordatevi il like e l'iscrizione al canale se non l'avete già fatto. Grazie mille per la visualizzazione e al prossimo video. Ciao!